Buonasera a tutti. Oggi Buonasera. siamo ancora presenti per un'altra vitamina del martedì. Di cosa si parla oggi, Mauro? Un tema bellissimo. Preparatevi. Ma come faccio a comprare una casa con i prezzi che ci sono oggi? Cari, ascoltate, ormai dovrò tornare un po' a parlare di quello che è l'essenza di questo nostro mestiere, dove c'è una dinamica profonda, mistica, perché in realtà questa domanda è da 40 anni, 45 anni che la sento. Da quando fai questo lavoro praticamente? Ho fatto l'apprendista come disegnatore edile con un architetto che costruiva 5-6 case all'anno con famiglie locali. Ero nel Giura Bernese. Chi conosce paesino che si chiama Plagnie sopra Bien, su per la montagna, lì c'era l'architetto Lierti. E con questo architetto era un po' un filosofo, abbiamo parlato dal primo giorno, parlavamo di queste cose, come si fa, perché già allora era difficile. Allora, cominciamo a toccare il lato filosofico, diciamo, poi andremo anche dai lati pratici, discuteremo anche di quello. Però c'è una dimensione con la casa, come stavo già dicendo, che è particolare, speciale, affascinante. La mia prima esperienza con questo era nell'86, dove effettivamente non avevo i mezzi. Però poi è come se i pianeti si allineano, questo accento francese che di tanto in tanto mi prende. Si allineano i pianeti, ecco, e le cose diventano possibili. Infatti ricordiamo che tu hai comprato la prima casa in età impensabile ai giorni nostri, a 24 anni. Sì, e non avevo soldi, non avevo collaterale, non avevo neanche un lavoro e avevo 3 figli, il quarto in arrivo. È impensabile, è una storia davvero di successo incredibile, perché se dovessimo apportare ciò che hai fatto, ecco, tu in questo caso a quell'età, con tutti i figli, la famiglia alle spalle, è davvero, davvero incredibile. Sì, però sai che non mi sento speciale, è come se si è mossa qualcosa di mistico che l'ha reso possibile, e vedo ancora oggi cose di questo genere che succedono. Chiaramente è cambiato e chiaramente cambierà ancora, però penso parte da un sogno. Ecco, dicevo che partiamo prima nel filosofico, no? È giusto. Ecco, parte da un sogno, poi un sogno che va condiviso. Mi ricorda, dai, andiamo nel mistico spirituale, ecco. Mi ricorda la storia di Abramo, il famoso Abramo del Vecchio Testamento, che dice la storia, era vecchio, sua moglie anche, e ricevono la promessa che avranno un bambino e non ci crede. Però c'è un momento dove la storia ci racconta che sono nella tenda. La tenda fatta da mani d'uomini rappresenta le limitazioni nostrane dell'uomo, e la voce gli dice: esci dalla tenda e guarda al cielo, guarda e conta le stelle se puoi. E lui dice: come faccio? Non posso contare le stelle. E gli dice: così numeroso sarà la tua discendenza. E questo credo che ha sviluppato una dimensione mistica nel suo modo di pensare, che gli ha permesso poi, anche se umanamente impossibile, di mettere incinta sua moglie. Wow. Ecco, nei sogni che uno ha nella vita, penso tante volte valgono questi valori, questi principi. Umanamente impossibile. Non ho soldi, non ho lavoro, ho figli. E il caso vuole che incontro il peggior banchiere che c'è sulla piazza. A quel momento non lo sapevo, l'ho saputo dopo.
E questo banchiere mi dice: ma scusa, non hai soldi, non hai lavoro, perché mai dovrei darti il finanziamento? Bella domanda. E mi è venuta questa convinzione e gli ho detto: guarda, io credo che questa è la casa per noi, se non ce li darai tu, ce li darà qualcuno d'altro. E c'era questa bellezza a quel momento, non era arroganza, era per me chiarezza, era giusto per noi avere questa casa. Ed è arrivato dopo 10 giorni, mi ha chiamato e mi ha detto: ti finanziamo al 100%. È altrettanto incredibile che a 24 anni avevi già questa sicurezza, questa anche fede, spiritualità, Ecco, no? era Nel fede. credere Sì, è che stato... quella casa sarebbe arrivata. Ecco, bravo, avevo avuto un incontro, come un'epifania mistica, e questo mi ha permesso poi di affrontare questo discorso col banchiere con questa sicurezza, perché avevo la convinzione che fosse giusto per noi. Adesso, chiaro, oggi non si fanno 100% di finanziamenti bancari, allora uno mi dirà: ma com'è possibile? Ok, continuiamo a raccontare di altre esperienze di situazioni dove anche in questo caso non c'era il 100% di finanziamento, però in un modo totalmente inaspettato è arrivato qualcuno che ha aiutato una coppia giovani che non avevano i capitali per comprare. Quindi, che sia come sia, la casa è un valore molto profondo ed un valore anche spirituale. Come ho già detto, dal grembo materno il bebè esce dal grembo e si trova in un'altra dimensione, però si trova in un altro grembo che è la casa. Quindi da qualche parte c'è misticamente delle dinamiche che si realizzano affinché una persona possa acquistare e una persona non acquista. Parte dal cuore, passa nello spirito, nella mente e poi si realizza. Quindi questo è il lato prettamente filosofico, spirituale. Adesso parliamo invece di casi pratici. Ok, casi pratici. Siamo tutti molto cartesiani, vogliamo fare i nostri calcoli, eccetera, e anche lì evidentemente si possono fare dei ragionamenti. Prima di tutto un ragionamento che non era il caso 40 anni fa, perché 40 anni fa gli interessi, se erano bassi, erano il 4%. Incredibile anche questo. E poi passato nel 92 che era all'8,5%, invece adesso siamo a delle percentuali molto più basse. Una domanda, già allora finanziavano l'80% o ci sono stati periodi che finanziavano la totalità? Appunto, abbiamo avuto dei periodi effettivamente casa? dove si finanziava al 100%. Wow. Però nel 91 ha cominciato, per via dei tassi molto alti, una crisi dell'immobiliare che è durata circa 6-7 anni, e in questi 6-7 anni poi sono cambiate le regole di non più finanziare al 100%, ma di finanziare all'80%. Quindi una trentina d'anni che è così. Esatto, esatto. Però se oggi abbiamo gli interessi, oggi stavo dialogando con delle banche via internet, via email, e si parlava di tassi tra l'1,3 e l'1,9 a secondo se uno vuole fare un contratto un contratto di 5 anni, 10 anni. Ecco che i prezzi sono più alti, però il costo mensile è più basso. Se tu oggi hai 1 milione di debito, sono a 1,5%, sono 15.000 franchi all'anno. Che è meno di un affitto. Che è meno di un affitto, sono 1.200 un appartamento discreto. Appunto. Allora la domanda è come accedere, come arrivare, perché come già abbiamo spiegato c'è il problema della sopportabilità, che si deve trovare una soluzione. Però è interessante che con un debito molto alto i pagamenti mensili comunque possono essere bassi.
relativamente bassi. Se fai un contratto di 10 anni all'1,9 sono 19.000 franchi all'anno, sono 1.500 franchi al mese. Quindi per 10 anni sai che pagherai 1.500 franchi al mese. Ecco. Allora, la domanda è: come posso accedere a questo prestito ipotecario? E ovviamente la domanda, sì, c'è il capitale proprio, saranno 200.000-300.000 franchi necessari secondo il prezzo della casa, e poi c'è la sopportabilità. Vabbè, ogni caso è diverso, si deve valutare, dobbiamo trovarci, dobbiamo calcolare, dobbiamo lavorare insieme, eccetera eccetera. Però tu prima che abbiamo iniziato hai detto una delle strategie adesso che da qualche anno è molto presente sul territorio ticinese. Sì, è l'affitto con riscatto. Affitto con riscatto. Il rent to buy. Sì. E stiamo cercando di più che promuovere, di far conoscere a più dei nostri clienti possibile, perché effettivamente ci sono tanti ragazzi, soprattutto giovani, che magari hanno un buon contratto di lavoro, hanno appena finito gli studi e dunque hanno uno stipendio fisso ma non hanno del capitale, però hanno magari questa voglia di comprare, di avere casa, di cercare la casa dei propri sogni, e quindi noi proponiamo proprio in questo caso il rent to buy, che sarebbe sostanzialmente un accumulare mensilmente in più alla pigione dell'affitto il capitale che poi ti serve come capitale proprio, quindi magari in 1, 2, 3, 5 anni si mettono da parte quei soldi che ti servono per colmare il 20% che poi servirà alla banca. Esatto, è una soluzione interessante, che tra l'altro mi fa piacere dirlo, che ho portato io sul mercato ticinese, Ecco, non c'era. quindi i meriti vanno alla Pura Immobiliare e a Mauro Pura. Però effettivamente il ragionamento della coppia che vuole entrare in questa dimensione del rent to buy è proprio quello di dire: per alcuni anni stringiamo la cintura per mettere questo capitale proprio. Più stringe la cintura, più riesci a pagare mensilmente, più avrai velocemente il capitale proprio a disposizione. E poi abbiamo anche dei proprietari spesso pronti a anche rinunciare a parte dell'affitto. Se non si può rinunciare al 100% dell'affitto, perché sennò l'ufficio tassazione fa delle riprese come donazioni, però una parte si può. Allora il proprietario venditore è felice perché arriva all'obiettivo di vendere la sua proprietà, in questi 4-5 anni diminuisce anche l'onere dell'erario cantonale, della tassa assoluta dell'immobiliare, e quindi si riesce a fare trovare delle soluzioni interessanti per tutti. Sì. Poi adesso mi è arrivato una settimana fa una coppia, e devo dire interessante, che spesso sono coppie che hanno immigrato in Svizzera. Non so perché, ma ne ho avuto diverse negli ultimi anni che avranno in giro ai 45 anni, che sono 20 anni che vivono in Svizzera e hanno risparmiato con l'obiettivo di comprarsi la casa. E arrivano, e questo che sia una sfida per tutti, di dire: voglio risparmiare. È chiaro, mi rendo conto che abbiamo una società dove spesso buttiamo via soldi per tanti hobby, per tante, che se uno ha l'obiettivo di comprare la casa magari rinuncia, magari non va 2 settimane a sciare d'inverno, ma va un weekend, ecco, e magari non fa 3 settimane alle Maldive, ne fa una alle Canarie, che sono più vicine. Ecco. Insomma, si possono trovare delle soluzioni, però è una bellissima realtà dove vedi queste famiglie che hanno risparmiato, sono arrivate a mettere da parte quel gruzzoletto col sogno di comprare. Un'altra cosa che adesso sto vivendo con una coppia giovane, bellissimo, dove hanno scelto per la prima casa
è una casa che ha bisogno di lavori Mhm. e dunque effettivamente costa meno. E ne abbiamo ancora un paio di queste case che Sì. a Gordola, a Tenero, che sono bellissime, però sono più umili, diciamo, sono più, per dire una parola, Hanno più tanto semplici. potenziale inespresso. Ecco, bravo. E dunque la persona dice, vabbè, per i prossimi 10 anni vivremo in questa casa, riusciamo col capitale che abbiamo ad acquistarla, la mettiamo a posto bene in questi 10 anni e poi si vede, si può rivenderla con l'utile e poi acquistare una casa più grande o più bella. Insomma, ci sono tanti mezzi per arrivarci. Comincia però tutto con un sogno. Comincia con un sogno, ecco. E questa è la sfida di sognare. Siamo pronti di sognare? Sognare anche in grande. Sognare anche in grande, come diceva uno, mira la luna, anche Esatto. se sbagli arriverai tra le stelle. Esatto. Un bel motto per vivere. Questa vita la viviamo una volta, viviamola al 1000 per 1000 e vale la pena. Concordo pienamente. Con questo penso abbiamo coperto un po' la vitamina, non andiamo nei dettagli. Se evidentemente siamo a disposizione, venite a farci visita, siamo qui. Bene, grazie Mauro. Alla prossima. Alla prossima, ciao.